Buongiorno e benvenuti in questo video. Niente escursioni, niente gite, oggi vorrei condividere 7 consigli per un miglior approccio alla fotografia di paesaggio. Non sono gli unici consigli, ce ne sono tantissimi altri che si possono dare, però oggi vorrei concentrarmi su 7 in particolare. Una cosa che voglio dire è che forse questo video verrà un po' lungo, non so bene quanto, però in ogni caso in descrizione elencherò i vari consigli con esattamente il punto del video in cui ne parlo, così se uno vuole risparmia tempo, si va a sentire quelli che gli interessano. Altra cosa che vorrei dire è quella di non guardare a questo video come se fosse fatto da una persona che ha chissà quanti anni di esperienza alle spalle o che ha fatto chissà quante foto strepitose, semplicemente guardate a questo video come a una sorta di chiacchierata, come quella che fareste con un amico o con un'amica con cui vi scambiate consigli, con cui crescete insieme in questo percorso, diciamo, cercate di migliorare. Il primo consiglio riguarda la pianificazione. Questo non è un video sulla pianificazione, quindi andrò abbastanza velocemente. Imparare a pianificare però è essenziale nella fotografia di paesaggio, perché dovremo sempre fare i conti con quell'elemento naturale che non potremo mai controllare, a cui ci dovremo adeguare, adattare, che è la luce naturale. Quindi è bene controllare il meteo e studiare la luce, studiare le varie fasi della giornata, sapere dove si troverà il sole in un dato momento del giorno. Questo perché una volta accumulate tutte queste informazioni saremo in grado di previsualizzare lo scatto che andremo a fare. Ci sono tanti strumenti per pianificare, ci sono applicazioni come Photopills oppure siti web come Photographer Ephemeris e tutti questi strumenti ci aiutano nella pianificazione di un'uscita fotografica, anche per ottimizzare il tempo una volta che siamo sul luogo. È sempre bene arrivare con un po' di anticipo, almeno mezz'ora, meglio un'ora, per poter esplorare la zona, per poter camminare e cercare varie composizioni, magari non tante, per poter concentrarsi bene su quelle che si trovano, però è bene comunque camminare, non fissarsi, non limitarsi a una singola fotografia che si è vista su internet, altrimenti tante volte ci si limita semplicemente a ricopiare quella fotografia. Il secondo consiglio che voglio dare è quello di studiare i fotografi passati, fotografi contemporanei, quelli che ci piacciono e che si dedicano o si sono dedicati a un genere che è affine al nostro. In questo caso parliamo di fotografia di paesaggio, quindi cito Franco Fontana, Michael Kenna, Ansel Adams, ma ce ne sono tantissimi altri. Il mio consiglio però è quello di spaziare, quello di non limitarsi ai fotografi di paesaggio, ma guardare anche oltre, ad altri generi che comunque ci piacciono. Ad esempio a me piace molto la fotografia agli animali, la wildlife photography, la macrofotografia mi piace molto, non la so fare tanto, però anche se mi dedico al paesaggio nulla mi vieta di guardare, di sfogliare un libro sulla street photography. Questo perché sono tutti stimoli in entrata che ci possono tornare utili. Una fotografia di architettura che si concentra su un dettaglio di un edificio potrebbe aiutarci, potrebbe spingerci a cogliere i dettagli singoli di una scena, soprattutto se stiamo utilizzando un teleobiettivo, quindi un genere non esclude l'altro. Accrescere il proprio bagaglio culturale fotografico è importante non per fare i saccenti del tipo io so che brassai, tu no, allora io valgo più di te. Chi fa così sbaglia completamente. È importante per imparare dai grandi maestri ed è importante quindi ai fini della composizione. E qui sfociamo nel terzo consiglio che è quello della composizione. Anche in questo caso non è un video sulla composizione, sarebbe eterno, quindi vado veloce. Voglio semplicemente dire che quando componiamo un'immagine, a mio modo di vedere, quello che escludiamo è importante tanto quanto quello che includiamo. Dobbiamo chiederci se l'aggiunta di un elemento alla scena è in grado di influenzarla positivamente o negativamente, se rappresenta un valore aggiunto o al contrario, se va a rovinare la foto, magari rappresenta un elemento di disturbo. A quel punto tanto vale escluderlo. E qui entra il discorso della focale utilizzata, non soltanto grandangoli ma anche teleobiettivi nella fotografia di paesaggio, sono fondamentali. Il quarto consiglio che voglio dare è quello di pensare in analogico. Credo che quasi tutti noi utilizziamo delle macchine fotografiche digitali che hanno numerosi vantaggi. Pensare in analogico vuol dire far finta di avere tra le mani una macchina a pellicola con un numero limitato di scatti. Possono essere 10, 20, 50, il numero lo decidiamo noi. Non per forza dobbiamo stare al numero della pellicola, però il senso è quello di fare meno scatti, però presumibilmente migliori, più ragionati. Prima di premere il pulsante di scatto, è sempre bene chiederci perché stiamo scattando quella fotografia. Perché se scattiamo tanto per scattare e sappiamo già che quella foto poi verrà cestinata, a quel punto non ha tanto senso. Però il fatto è che tante volte quando torniamo a casa ci ritroviamo ad avere tantissime fotografie che dovremo guardare, selezionare, confrontare, dovremo decidere quale lavorare. Comunque tutto tempo che spendiamo e secondo me è più importante spendere più tempo sul campo che dopo al computer. Non è facile perché anch'io sgarro tante volte, mi impongo un massimo di 20 scatti e poi arrivo a 25 o a 30. Però ragionare di più sulle fotografie che stiamo per fare è sicuramente utile per fare un salto in avanti.
consiglio numero 5, ovvero quello di pensare anche per progetti fotografici, non solamente per singole fotografie. Facciamo un paragone con la musica. Negli anni 60 e 70, anche dopo, però in quegli anni, si facevano molto i concept album. I concept album sono degli album le cui canzoni ruotano tutte intorno a un tema centrale. Pensiamo a un progetto fotografico come una sorta di concept album, quindi una serie di 20, 30, 50 fotografie, anche qui il numero e il tema del progetto lo decidiamo noi, in cui tutte le fotografie hanno un elemento in comune. Può essere una serie di fotografie sul paesaggio invernale avvolto nella nebbia, faccio un esempio al momento, in maniera tale che tutte queste fotografie insieme costruiscano una storia o un'evoluzione. Questo comunque non deve giustificare quelle brutte fotografie, magari uno pensa questa fotografia è brutta singolarmente, però dentro il progetto ha più senso. È un rischio perché se è brutta singolarmente, all'interno del progetto rischia di rovinare il progetto stesso, quindi occhio. Comunque pensare per progetti ci permette anche di risparmiare tempo perché quando usciamo a fare foto sapremo già che tipo di scatto vorremmo fare, saremo in grado di previsualizzarlo in un certo senso, ovviamente con tutta una pianificazione alle spalle. E arriviamo al sesto consiglio e qui ci spostiamo dall'ambito fotografico. Il consiglio è quello di leggere libri, ascoltare musica, guardare film, disegnare o dipingere per chi lo sa fare o semplicemente osservare dei dipinti. Questo perché noi traiamo spunto, prendiamo idee non solamente dalle altre fotografie, ma anche da tutto quello che ci circonda, da quello che ci fa star bene, che ci pone in una condizione di benessere mentale, che può essere guardare un film che ci porta verso luoghi lontani. Faccio l'esempio di un film che a me piace molto, I sogni segreti di Walter Mitty. Stessa cosa con un libro o con una canzone. Nell'ambito della storia dell'arte ci sono tantissimi periodi storici a cui ispirarsi. Prendiamo il romanticismo. Nella visione romantica la natura ricopriva un ruolo fondamentale, importantissimo, e da quel periodo noi possiamo trarre tantissime idee, possiamo trarre tantissimi spunti, basta dare un'occhiata. A chi si interessa di paesaggi marini, i seascapes come si chiamano, consiglio fortemente di dare un'occhiata ai dipinti del pittore russo Aiwazowski. Se ci fosse una mostra andrei al volo. Quindi veramente noi possiamo trarre ispirazione da qualsiasi cosa, non solamente dalla fotografia. È bene spaziare anche verso altri ambiti artistici, non solamente all'interno della fotografia. E qui arriviamo al settimo e ultimo consiglio di questo video, ovvero quello di godersi l'esperienza, prendersela con calma. Quante volte noi usciamo per fare foto, però dentro di noi ci creiamo una pressione mentale troppo forte, ci creiamo delle aspettative talmente alte che se non torniamo per forza a casa con una bella fotografia di quel luogo, non siamo capaci a fare fotografie, è meglio che ci dedichiamo ad altro. E questo è un atteggiamento completamente sbagliato perché non ci permette di vivere serenamente l'esperienza che stiamo vivendo. La fotografia di paesaggio non è solamente il premere il pulsante di scatto di fronte a una bella scena, è molto di più. C'è tutta la strada che abbiamo fatto per raggiungere quel luogo, c'è tutta la pianificazione, tutti i pensieri che abbiamo avuto la prima volta che abbiamo pensato a quello specifico luogo, ci sono tutti gli odori, tutti i suoni, tutto quello che abbiamo visto, quello che ci circonda ed è tutto di vitale importanza, non è solamente il momento di premere il pulsante di scatto che è importante. Molto semplicemente noi siamo quasi ossessionati dall'idea di fare per forza una bella fotografia che eventualmente poi posteremo sui social. Praticamente ci dimentichiamo di sentirci vivi perché pensiamo solamente alla fotografia da fare, anche perché poi più siamo ossessionati dallo scatto, più ci creiamo pressione e ansia per il risultato che poi alla fine non sarà come ci aspettiamo. Quindi una fotografia scattata in uno stato interiore di calma porta molto più probabilmente a un risultato migliore. Non è facile migliorare questo aspetto perché non è che dall'oggi al domani io domani esco e dico oggi sono più consapevole, cerco di vivere di più l'esperienza. Però migliorare questo aspetto andrà a migliorare anche la qualità delle fotografie che noi faremo. Boh, questi erano 7 consigli che volevo dare, che volevo condividere per un miglior approccio alla fotografia di paesaggio. Non erano consigli tecnici, non erano come fare un HDR, come comportarsi all'alba, al tramonto, in blu aura, non erano quel tipo di consigli. Se ne avete voi alcuni che reputate fondamentali, simili fondamentali, che però io ho tralasciato, lasciateli pure nei commenti che mi piacerebbe anche discuterne. Ad ogni modo, spero che sia stato interessante e utile in un certo senso, spero di non essere stato troppo lungo, troppo noioso. Se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio molto, non mi resta altro che sperare di vedervi al prossimo video, in quel caso ci vediamo lì. Da qui è tutto, buona serata, alla prossima, ciao!